Ciao grandissimi, benvenuti su Food Stories, io sono Leo, oggi sono qui per spiegarvi i 5 modi che appunto utilizzo o non utilizzo per cercare appunto tutte le mie varietà di peperoncino, pomodori, peperoni, melanzane, insomma tutto quello che appunto semino, perché prima appunto di seminarle, tutte queste varietà, c'è anche bisogno di cercarle e oggi vi spiego appunto questi 5 metodi che secondo me sono i migliori per appunto ricercare i semi. Il primo modo per reperire dei semi è acquistarli online tramite dei siti specializzati che appunto vendono tanti tipi di semi, ce ne sono davvero tantissimi online. Io qui sotto in descrizione ve ne lascerò alcuni dove io acquisto anche molto spesso, che secondo me sono affidabili. Ma però c'è da stare molto attenti a molti siti che semplicemente vi vendono fuffa, come direbbe il buon Dario Bressanini, e davvero dovete stare attenti alle recensioni, alla reputazione del sito quando andate ad acquistare. Ce ne sono davvero tanti, come vi ho detto, quindi è facile incappare anche in qualche sito fake che appunto vi vende cose che non esistono. E quindi sì, state molto attenti a dove acquistate, assicuratevi che il sito abbia una buona reputazione e poi potete tranquillamente andare ad acquistare un sacco di tipi differenti di peperoncini, melanzane, quello che vi pare su questi siti. L'unico problema di acquistare i semi su questi siti è che tendenzialmente non hanno le varietà, appunto quelle più rare, quelle più difficili da trovare, perché appunto, per esempio, per quanto mi riguarda, mi interessano anche tante varietà molto difficili da trovare e quindi sì, ci sono davvero tantissime varietà anche su questi siti, però tendenzialmente è difficile ma non impossibile, attenzione, ci sono alcuni siti molto molto forniti, trovare delle varietà molto molto rare. Il secondo modo che io personalmente utilizzo davvero molto poco per recuperare dei semi è quello di andare proprio in un negozio fisico, cioè vi presentate in un'agraria e andate alla selezione di tutti i semi. Io per esempio di solito in questi posti acquisto, che ne so, i semi di basilico, i semi di prezzemolo, no? Perché sinceramente questi sono gli unici semi che poi alla fine acquisto in questi posti, perché poi i peperoni, i peperoncini, insomma, tendenzialmente sono F1, sono di scarsa qualità i semi, quindi preferisco sempre acquistarli appunto online. Il terzo modo di trovare dei semi è quello di iscriversi a dei forum specializzati. Per esempio ci sono tanti forum sui peperoncini, sui peperoni e anche su altri tipi di piante tipo i pomodori. E questo è un buon modo per trovare tanti tipi di peperoncino molto molto rari. Ce ne sono tanti di forum. Io personalmente non ho mai fatto questo tipo di scambi perché uno non ne ho il tempo, perché sono davvero tanto occupato con il mio lavoro. In più non ho mai avuto possibilità di farlo e di conseguenza non mi sono mai informato più di tanto, ma comunque so che insomma ci sono tante persone che conosco che fanno questo tipo di scambio con tanti appassionati e questo gli permette comunque di trovare tantissime varietà anche molto rare all'interno appunto di questi forum e c'è uno scambio continuo che permette appunto anche la salvaguardia appunto di queste varietà magari anche antiche, che è sempre un bene. Quindi vi consiglio anche questo metodo, anche se io personalmente non utilizzo, però sicuramente su questi forum troverete quasi sicuramente tante piante e soprattutto semi interessanti. La quarta soluzione che utilizzo è quella di fare degli scambi con persone che sono vicine a te, che magari hanno tante varietà, che sono degli appassionati, no? E quindi vi potete permettere di fare degli scambi. Magari te c'è una varietà che lui non c'ha e vi fate un po' di scambio, oppure gli chiedi, gli paghi qualche seme, insomma, se non volete appunto fare degli scambi. Questa è una soluzione che io ho sempre fatto dall'inizio, perché appunto l'amico di mio padre, che ormai è diventato anche mio amico perché ci vediamo praticamente sempre, siamo tutti e due super appassionati sia di pomodori, di peperoncini, di peperoni, di melanzane, di qualsiasi cosa che sia una pianta commestibile e ci scambiamo molto tante cose, io gli porto semi nuovi a lui mi dà nuove varietà, insomma è tutto uno scambio, no? E io ho questo tipo di pratica
e tutte e due ci guadagniamo, e questo sicuramente è un grandissimo vantaggio, soprattutto anche per, come vi ho detto, salvaguardare tanti semi differenti. Se ci si divide i lavori, ok, è molto più semplice. Quindi se avete la possibilità di fare questo tipo di scambi magari con un vostro amico appassionato, è sicuramente un grandissimo vantaggio. Il quinto metodo di utilizzo è quello di acquistare i semi su eBay. Questo è il metodo che preferisco in assoluto, perché secondo me su eBay si trovano davvero tante rarità, e soprattutto su eBay ci sono davvero tantissimi appassionati e collezionisti di peperoncini, insomma di tutte queste piante davvero molto molto rare. Un altro vantaggio secondo me di eBay è quello di poter parlare anche con i venditori, quindi anche se diciamo nella lista di tutte le cose che stanno vendendo non c'è una determinata insomma varietà di peperoncino o altro, voi comunque potete chiedere al venditore e sentire se comunque ce l'ha, in modo che vi possa magari dare delle cose che non sono comunque magari messe in vendita, no? Gli dici: guarda, sono un appassionato, sto cercando queste cose, e magari ve la può anche cedere. A me è successo più di una volta, e è stato davvero un gran vantaggio, insomma, riuscire a parlare con il venditore e farsi spedire delle cose molto molto interessanti. C'è da dire però che bisogna stare davvero molto attenti alle recensioni, ai feedback che appunto questi venditori hanno per quanto riguarda insomma le loro vendite. Tendenzialmente ce ne sono davvero molto onesti, che davvero sono degli appassionati come me, che fanno le cose davvero perfette. Semmai ti danno poi i semi, ma è comprensibile, ragazzi, andare a separare e poi vendere è sempre una difficoltà. Faccio fatica anch'io, e le faccio soltanto per me stesso, figuriamoci loro che poi li vanno a vendere, ecco. Quindi molti sono davvero onesti, ci sono davvero tanti venditori molto molto bravi, però ci sono sempre i furbetti, quindi davvero state davvero molto attenti, leggete le recensioni, controllate che tutto sia ok, e poi andate tranquillamente ad acquistare. L'unico problema che c'è eBay è che alcuni venditori ti permettono di cumulare comunque una sola spedizione per tutti gli articoli, mentre altri vogliono che te spendi la stessa spedizione per ogni singolo articolo, e questo non è il massimo, specialmente se la spedizione costa anche 3-4 euro, no? Quindi se fate una grossa spesa e riuscite comunque a accumulare la spesa di spedizione, ne vale la pena, altrimenti vi consiglio comunque di lasciar perdere, almeno che non siano proprio delle cose super rare. Allora a quel punto ti puoi permettere di fare un piccolo sacrificio, però io vi consiglio sempre comunque di andare a cercare dei venditori che vi permettono appunto di accumulare appunto questa spedizione, altrimenti insomma risulta essere una spesa un po' troppo eccessiva. Comunque ragazzi, prima di concludere volevo darvi un ultimo consiglio. Il fatto è che ci sono davvero tantissimi semi in giro, ok? È molto difficile che sempre ogni varietà rimanga invariata geneticamente, no? Ci possono essere delle piccole diciamo varianti delle varietà che appunto conosciamo, quindi la cosa che vi consiglio, e che io fa davvero molto spesso, è quella di andare a prendere più semi da posti differenti della stessa varietà. Quindi ne so, voi volete un peperoncino di Cayenne? Andate a prendere un peperoncino di Cayenne in un negozio, andate a prendere il peperoncino di Cayenne da un venditore su eBay, e andate a prendere un peperoncino di Cayenne da un altro, diciamo, un'altra fonte, o anche semplicemente tutti online da siti differenti. E vedrete che probabilmente di tutti questi semi che acquistate della stessa varietà vi daranno risultati differenti. Quindi io lo faccio molto spesso questa cosa, di cercare sempre il seme migliore, ok? Quindi è una cosa che costa tempo e costa anche soldi, però se volete avere la varietà vera e propria, perché come vi ho detto alcune volte ci sono rimescolanze genetiche e poi portano a altri risultati, è essenziale fare questo tipo di pratica per ottenere sempre la varietà, quella giusta, che magari l'appassionato di turno ha portato avanti insomma per tanto tempo.
E quindi niente ragazzi, insomma, spero di esservi stato utile anche con questo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, fatemi sapere insomma qui sotto nei commenti la vostra. Poi naturalmente ragazzi, se non siete ancora iscritti e vi fa piacere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere insomma aggiornati su tutti i nuovi contenuti che carico. Carico davvero tanti tipi di contenuti, tutti inerenti al food, dalla cucina all'orto ai viaggi, insomma tutto quello gira intorno al cibo lo trovate qui su Food Stories. Poi ragazzi, qui sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social, compreso Telegram, dove appunto potete mandarmi foto, video, messaggi, insomma un po' di tutto, basta naturalmente siano tutti inerenti al food. E noi ragazzi come sempre ci si vede a un prossimo video, sempre qui su Food Stories. Ciao ragazzi.